Salve a tutti e benvenuti alla 28ª tappa di questo nostro veloce viaggio nella storia del cinema americano alla ricerca del segreto del suo successo. Proseguiamo con il capitolo dedicato agli anni 70 e vediamo ora il biennio 75-76 che vede la fine della guerra del Vietnam e l'uscita di un film fondamentale per l'industria cinematografica, Lo squalo di Steven Spielberg, il primo blockbuster vero e proprio concepito con una logica produttiva e promozionale completamente nuova. Buon viaggio! Il 30 aprile 1975, con la caduta di Saigon, finisce la guerra del Vietnam e si completa il ritiro delle truppe americane dal paese del sud-est asiatico. Il solo esercito degli Stati Uniti conta 38.000 morti, gli alleati altri 6.000, senza contare i feriti. La sconfitta politica e militare dell'America, la prima della sua storia, graverà per anni sul morale del popolo americano. Anche il cinema ne dovrà tener conto, ma non subito. Dovrà passare ancora qualche anno perché lo shock venga metabolizzato e sia possibile una riflessione lucida su quella traumatica esperienza. Intanto nel 1975 esce un film che fa epoca, Qualcuno volò sul nido del cuculo, diretto da Milos Forman e interpretato da Jack Nicholson. Racconta la storia di un pregiudicato che si fa internare in un manicomio per evitare una pena più grave e qui, con le sue continue ribellioni e la sua indisciplina, sconvolge gli equilibri e i rapporti fra infermieri, medici e pazienti, finché il peso dell'istituzione lo schiaccerà. È una tematica che entra in pieno tra quelle al centro del dibattito pubblico in questo periodo, cioè la repressività delle istituzioni, la lotta fra l'individuo e il potere, tutte tematiche che in filigrana infatti si leggono in questo film. Ha avuto un grandissimo successo di pubblico e anche di critica, vince 5 Oscar, i 5 più importanti, miglior film, regia, sceneggiatura, miglior attore protagonista, miglior attrice protagonista. Non accadeva dal 1934 con Accadde una notte di Frank Capra. Anche in Italia ha avuto un notevole successo. In Italia comunque il clima era già favorevole perché era in corso proprio in quel periodo il dibattito pubblico sulla riforma degli ospedali psichiatrici che culminerà poi con la promulgazione della legge Basaglia che praticamente li abolirà. Ma il box office del 1975 è dominato da Lo squalo, diretto da Steven Spielberg e interpretato da Robert Shaw, Roy Scheider e Richard Dreyfuss. È la storia di genere horror che racconta della caccia ad un mostruoso squalo che terrorizza i bagnanti di una cittadina turistica. Lo squalo lancia nel firmamento la stella di Steven Spielberg, questo giovane regista che già gravitava attorno a Francis Ford Coppola in questo gruppo di amici di cui facevano parte anche Martin Scorsese, l'amico George Lucas, anche se Spielberg è molto meno idealista di loro. Spielberg comprende ben presto le regole del gioco e si allinea alla mentalità e al modo di lavorare che sta diventando prevalente nel mondo del cinema. Così viene notato da Lew Wasserman, il capo della MCA, la Music Corporation of America. La MCA era partita come agenzia dei talenti musicali, ma aveva poi ampliato i suoi interessi verso il cinema rappresentando molti artisti del settore. Poi era entrata direttamente nella produzione discografica con l'acquisto della Decca Records e anche della televisione con l'acquisto della Review Productions. Infine, nel 1960, era entrata anche nel business del cinema con l'assorbimento della Universal. Wasserman gli affida in un primo momento una serie di film per la TV, tra i quali il famoso Duel del 1971, diventato ben presto un cult. E così, verificate le sue qualità professionali, gli affida questo progetto molto più grosso, Lo squalo, appunto, un film concepito per essere un grande colossal tecnologico, che in un primo momento doveva costare $3 milioni, ma che poi alla fine ne costerà 12, ma immediatamente ne guadagnerà 40 volte tanto.
non ha ancora finito di produrre soldi, ormai a questo punto siamo arrivati a qualcosa come 470 milioni di ricavi, senza contare poi i mercati accessori, libri, maglietti, zainetti e tantissime altre cose ormai difficilmente quantificabili. Perché questa è la nuova logica che si va profilando. Nel mondo delle conglomerate multimediali di dimensione multinazionale che ormai dominano il mercato mondiale, l'incidenza dei ricavi di un film, quelli diretti, per intenderci quelli del botteghino, incidono per non più del 15-20% sul totale dei ricavi. Il grosso dei soldi viene piuttosto dal merchandising, dalla vendita dei diritti TV, dalla pubblicità. Insomma, il film in quanto tale ha solamente una funzione di mero innesco di una immensa ondata commerciale che abbraccia un po' tutti i settori merceologici e dura nel tempo, anche decenni. Ma la nuova Hollywood non è ancora morta. Almeno fino alla fine degli anni 70 ci sarà ancora spazio per quei registi che vogliono realizzare film ad alto tasso di impegno sociale con spiccate ambizioni artistiche, almeno finché riusciranno ad attirare in sala abbastanza pubblico da convincere i produttori a finanziarli. E il prossimo film che vi voglio segnalare è proprio uno di questi. Nashville è un film di Robert Altman che qui realizza il suo lavoro migliore. La pellicola è un intreccio di varie storie senza un apparente nesso fra loro che ruotano attorno al festival di musica country che si svolge a Nashville. Un politico locale cerca di strumentalizzare la manifestazione per trasformarla in una propaganda a suo favore, ma la vicenda si conclude in un inutile e insensato attentato ad una cantante che muore nella quasi indifferenza generale. In questo film l'unico atto di violenza esplicita è l'attentato finale, ma la violenza incombe in tutte le storie di questo film in modo inquietante, un po' come tante tacite spinte che porteranno poi al colpo di pistola finale. Si potrebbe dire che in questo film è sintetizzato un po' tutta l'esperienza della New Hollywood, un'esperienza che racconta in modo corale un'America violenta, come è raccontato anche da Peckinpah, ma mentre Peckinpah sottolinea soprattutto la violenza individuale, Altman invece pone la sua attenzione soprattutto sulla violenza del potere e dell'intera società americana. Sempre del 1975 è I tre giorni del Condor, un film di Sidney Pollack interpretato da Robert Redford, che racconta la storia di un analista della CIA che scopre un'attività illegale dell'agenzia e provoca involontariamente lo sterminio della sua sezione, alla quale sfugge casualmente. Questo è uno dei thriller spionistico-complottisti meglio realizzati in questi anni e che verte attorno alle malefatte della CIA che compie azioni illegali in America Latina. La CIA è piuttosto bistrattata in questo periodo e quindi questo film è perfettamente in linea con il sentimento dominante di quegli anni. A parte questo, comunque, la storia è molto ben costruita e sorretta da un'interpretazione di un Robert Redford veramente in stato di grazia. Anche in Italia ha avuto moltissimo successo, ma del resto quelli erano anni in cui l'aria che si respirava era tale, erano i famigerati anni di piombo in cui parlare male della CIA era un po' uno sport nazionale. Quel pomeriggio di Un giorno da cani è un film del 1975 diretto da Sidney Lumet. Il film è interpretato da Al Pacino e racconta la vicenda basata su un fatto di cronaca realmente accaduto di una rapina in banca andata male. Questo film ha un ottimo successo di pubblico e il regista fa il bis dopo il grande successo di Serpico di 2 anni prima, ancora un'altra grande interpretazione di Al Pacino. Il film fotografa abbastanza bene il clima e l'atmosfera di questi anni perché i due protagonisti non sono rapinatori professionisti ma sono due gay che compiono questa rapina per finanziare il cambiamento di sesso di uno dei due. Quando la folla viene a conoscenza della loro storia comincia a prendere le loro parti contro la polizia che ancora una volta ci fa una brutta figura. Il
1976 è l'anno di Rocky, diretto da Jonah Wilson e scritto e interpretato da Sylvester Stallone. È la storia di un bullo di provincia che sbarca in lunario combinando il lavoro di esattore per conto di un usuraio con incontri di box per dilettanti, al quale capita l'occasione della vita, sfidare il campione del mondo. Prodotto con un budget di $1 milione, ne incassa 225 e vince perfino l'Oscar per il miglior film. E naturalmente lancia la carriera di Sylvester Stallone, che fino ad allora aveva vissuto un po' ai margini di Hollywood. È un film che celebra il sogno americano, con questa storia del perdente che però con il duro lavoro e se gliene viene data l'opportunità ha la possibilità di emergere. È una storia in cui il pubblico si identifica totalmente, è da qui che ne nasce il successo, il sogno americano. Chi non vorrebbe viverlo, tant'è che ha generato addirittura 5 sequel e 2 spin-off, Creed 2015-2018 e mi pare che sia in cantiere anche un terzo. E a proposito della New Hollywood che non è ancora morta, nel 1976 esce Tutti gli uomini del presidente, diretto da Alan Pakula e interpretato da Dustin Hoffman e Robert Redford, che ne è anche il produttore insieme alla Warner Bros. Il film racconta l'inchiesta giornalistica svolta da Bob Woodward e Carl Bernstein sullo scandalo Watergate, che aveva costretto alle dimissioni il presidente Nixon. L'idea nasce dallo stesso Robert Redford che, quando era venuto a sapere dello scandalo Watergate, poiché Nixon gli stava particolarmente antipatico, aveva convinto i 2 giornalisti a scrivere un libro sull'inchiesta, poi aveva acquistato i diritti sul libro per farne un film. E quando va a proporre il progetto alla Warner Bros., questi accettano, però a condizione che nel cast ci sia anche lui, che in quel momento è la star più importante del botteghino. E il film va in effetti piuttosto bene, perché a fronte di un budget di $8,5 milioni ne incassa 50, sesto nella classifica degli incassi, vince anche 4 Oscar. Insomma, al pubblico piace quest'idea dei 2 giornalisti sconosciuti contro la più potente istituzione del paese, un po' Davide contro Golia, e chi non si identificherebbe con Davide? King Kong è un film del 1976 diretto da John Guillermin, interpretato da Jessica Lange e Jeff Bridges, ed è un remake del famoso King Kong del 1933. Una spedizione esplorativa cattura un gorilla gigantesco e lo porta a New York, ma la bestia scappa e si arrampica su un grattacielo, dove viene abbattuta. Negli incassi questo film viene quarto nella classifica e in Italia addirittura campione di incassi, ma lo segnalo perché questo film è un esempio del nuovo corso che sta prendendo piede a Hollywood, cioè quello di produrre film con budget sempre più alti, con storie anche molto semplici ma con tanti effetti speciali. E in effetti la storia è molto meno intrigante del film originario, le tematiche della Bella e la Bestia, le allusioni erotiche sono molto più trascurate qui. Maggiore enfasi invece è stata messa nel realismo con cui viene rappresentato questo gorilla gigante. Gli effetti speciali sono realizzati dall'italiano Carlo Rambaldi, che fa un lavoro straordinario e questo gorilla è veramente impressionante per la fluidità dei movimenti, l'espressività del volto, e tutto questo è realizzato solo con mezzi meccanici, non esisteva ancora la computer grafica. Nel 1976 esce anche Taxi Driver di Martin Scorsese, interpretato da Robert De Niro. Il film parla di un ex marine reduce del Vietnam che fa il tassista di notte in una New York lercia e violenta e ne vede di tutti i colori. Una violenza che esplode anche in lui quando decide di liberare una giovane prostituta dalle mani del suo protettore. Questo è il film che lancia la carriera sia di Martin Scorsese che di Robert De Niro, che qui ha il suo secondo successo dopo quello del Padrino parte seconda di Coppola. In qualche modo questo film può essere visto come il compendio del realismo violento dei film degli anni 70, di cui riprende le tematiche un po' trasfigurandole del giustiziere privato.
De Niro qui è eccellente nel descrivere l'ambigua schizofrenia di Travis, un disturbo che evidentemente gli viene dall'esperienza traumatica subita in Vietnam. Ed è la prima volta che al cinema si comincia ad accennare a questo problema, cioè dell'impatto che ha avuto sulla psicologia dei combattenti quella durissima esperienza. Per un affronto diretto e specifico di questa tematica in realtà occorrerà aspettare ancora qualche anno, almeno fino all'82 quando uscirà Rambo, ma intanto qualcosa già comincia ad emergere. E per oggi ci fermiamo qui. Nel prossimo video concluderemo il capitolo dedicato agli anni 70 e vedremo il periodo che va dal 1977 al 1979, in cui escono due film che segneranno una svolta. Da una parte Guerre Stellari e il suo grandissimo successo e dall'altra l'uscita di Apocalypse Now, che metterà invece la parola fine sul rinascimento hollywoodiano. Grazie per avermi seguito fino a qui, se il video vi è piaciuto mettete un like qui sotto, iscrivetevi al mio canale e se avete commenti, osservazioni, suggerimenti iscrivetevi, vi risponderò molto volentieri. Alla prossima puntata!